Allora, contrariamente a quanto normalmente si crede, le analisi farmaceutiche in campo forense hanno abbastanza poco a che fare con quello che si vede ad esempio in CSI o quello che si ritiene sia il lavoro quotidiano dei RIS, della polizia scientifica, eccetera. Cioè, ad esempio, se io vado a chiedere alla persona in giro, in strada, cosa pensa che possa essere l'analisi forense in campo farmaceutico, no? L'identificazione della compressa o della polvere incognita o cose di questo genere. Nella realtà, ovviamente, questo è una parte, sono analisi farmaceutiche a scopo forense, ma è una parte assolutamente marginale delle analisi appunto farmaceutiche a scopo forense. La gran parte di questo tipo di analisi sono in realtà dirette all'industria farmaceutica e a casi che normalmente non vanno né all'attenzione del pubblico né hanno una grande risonanza, perché riguardano proprio il funzionamento quotidiano e i problemi che si riscontrano nel funzionamento della produzione e della commercializzazione dei farmaci. Per cui sono casi che hanno, come dire, poco appeal dal punto di vista della descrizione, ma hanno invece una grande importanza dal punto di vista finanziario per l'industria e ovviamente, come è facile immaginare, anche un'importanza giuridica poi quando si parla di contenziosi o di problematiche che possono avere causato danni a un paziente piuttosto che danni a investitori o alla stessa industria o fornitori della ditta stessa. Per cui l'analisi farmaceutica in campo forense, nella sua grande maggioranza dei casi, riguarda proprio andare a vedere se quello che viene prodotto, ad esempio da un'industria, in questo caso quando parliamo di industria farmaceutica il termine forse è un po' restrittivo perché poi dovremmo parlare anche di produzione di integratori alimentari, di produzione di cosmetici, che sono diciamo campi che hanno una grossa attinenza con l'industria farmaceutica, ma comunque diciamo, io normalmente parlerò di industria farmaceutica perché è quella che ha i requisiti più stringenti e quindi quella che poi più facilmente può andare incontro a contenziosi in caso di problematiche nella produzione. Dicevo che la grande maggioranza dei casi riguarda il controllo della produzione, quindi il controllo di qualità, e quando viene riscontrato qualche non conformità nella produzione, che cosa bisogna fare sia per constatare effettivamente che il problema c'è, sia per diagnosticare a che punto e dove si è evidenziato, prodotto questo problema e le misure poi da prendere per poter ovviare al problema stesso e quindi avere una produzione che sia conforme alla normativa. Quindi partiamo dalla base per tutto quello che segue, che sono i testi di riferimento per quanto riguarda la produzione dei farmaci e il loro controllo. Questi testi sono dei testi che vengono chiamati farmacopee, che hanno valore di legge negli stati in cui vengono appunto pubblicate e prodotte e che contengono, come dicevo, tutte le normative più importanti riguardanti la produzione, il controllo, l'identificazione delle sostanze ad uso farmaceutico.